Buongiorno a tutti e benvenuti su Deriver Lab. Oggi ho sul banco un amplificatore della Nicco, il TRM 500, che era un ottimo amplificatore per l'epoca degli anni 70. Come al solito riparo tutta roba vecchia, come me. L'amplificatore in questione è questo, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Eccolo qua, è un bellissimo amplificatore che in linea teorica, scusate lo poso, che in linea teorica doveva funzionare bene, poi c'è stato qualche problemino, ma l'ho rimesso praticamente a nuovo. Perciò, come vi dico sempre, andate avanti con il video e vedete cosa combino. Buongiorno e benvenuti. Oggi ho sul banco questo TRM 500 della Nicco. È un amplificatore degli anni 70 e è un amplificatore che era molto valido, non molto alto di potenza, mi pare lo dessero per 23 più 23 watt, veri ovviamente, non di quelli finti di ora, però si sentiva molto bene, insomma funzionava molto bene. È tanto che è fermo e va rimesso in funzione, sicché è abbastanza messo bene esteticamente, è abbastanza. Ora vi faccio vedere un attimino più da vicino, c'è diverse cose da fare. Come vedete anche le manopole sono parecchio sporche e c'è tutto lo sporco nella zigrinatura. Vediamo se riesco a farvela vedere senza... Ecco, vedete è sporca, anche questa la laveremo. Smonterò praticamente tutto l'apparecchio, li controllo, condensatori, tutte quelle altre cose che è necessario controllare prima di metterlo magari in funzione. Ora ve lo apro un attimino, le viti già erano state tolte. Questo è come si vede l'apparecchio internamente, non è in brutte condizioni ma necessita sicuramente di una pulizia e ora ve lo inquadro un attimino più da vicino. Però prima vi volevo far vedere il retro. Dispone di parecchi ingressi, c'è anche la possibilità, poi ve lo inquadrerò magari più da vicino in seguito, non so se qui si vede molto bene. Comunque c'è questo per esempio commutatore che permette di usare eventualmente l'amplificatore solo come finale, spostando solamente questo connettore qui. Un'altra cosa interessante è che per ogni linea praticamente di alimentazione non ci sono fusibili ma ci sono dei termici, in maniera che se succede qualcosa salta il termico. Un'altra cosa da fare è da ripulire tutte le boccole anche questi spinottini qui, perché presentano un pochino di ruggine e le boccole non si vede magari tantissimo ma sono un po' ossidate. I transistor finali, come il resto, sembrano tutti originali. Ora vi faccio vedere un pochino più da vicino il dentro. Questa è la scheda del preamplificatore, che come vedete è polverosa, non tantissimo, ce n'è di peggio, ma insomma polverosa, sicché andrà ripulita. Ora vi faccio vedere anche un attimino più da vicino la scheda dell'amplificatore stesso. Questa è la scheda che ospita i finali. Qui ci sono le lettere di dissipazione che sono particolarmente abbondanti per la potenza che eroga. Qua c'è la circuiteria che andrò a controllare, i pre dei finali, e poi ci sono 4 trimmer dove 4 trimmer perché sono chiaramente 2 per canale, dove 2 regoleranno il bias e l'offset e gli altri 2 il bias e l'offset ovviamente dell'altro canale. Dalla scheda dei finali passiamo ai condensatori, che sono lì, gli elettrolitici che andranno controllati anche questi.
e magari non si vedrà benissimo, comunque sono dei condensatori di qualità e considerando che, ripeto, sono circa 23 watt per canale, sono da 6800 microfarad e sicché diciamo indice diciamo di qualità e di voler fare un bel lavoro, perché venivano montati, vi posso assicurare, anche di capacità inferiore. Io ora piano piano partirei intanto a levargli il frontale, perché poi procedo con la pulizia. Una volta che è tutto pulito l'amplificatore si parte e si vede cosa va e cosa non va e prima testiamo il resto. L'amplificatore è capovolto, svitando queste viti qui si accede anche al sotto praticamente della circuiteria dell'amplificatore stesso. Che tolgo velocemente queste viti e apriamo anche un attimino il sotto. Poi, una volta effettuata la pulizia, faremo l'analisi di un eventuale guasto. Non so se vi sono passato davanti. Allora, non viene, cosa mi sono dimenticato? Una vite. Dopo le vitine ovviamente vanno messe tutte in una scatolina, eccolo qua. Allora, prendo una scatolina, ci mettiamo tutte le vitine che togliamo, è una scatolina anche magnetica, così almeno non va via, non si perdono. E sempre parlando di viti, c'è una vite del laterale che è spanata e poi vi farò vedere come si può rimediare la cosa. Ecco, questo è il sotto dell'amplificatore, in condizioni migliori perché ovviamente non ha preso polvere, e come vedete ci si lavora piuttosto bene anche poi per controllare questi condensatori e il resto della circuiteria. Fa un largo uso di cavetti come usava all'epoca. All'epoca si portava da una scheda diciamo all'altra, si usavano i cavetti schermati. Nonostante mi sia stato detto che era tanto che è fermo, ora qui voi non lo vedete in questo punto qui, tutto qua, se vedete il dito è unto, c'è stato anche tutto qui sopra, c'è stato probabilmente un tentativo di pulizia perché gli interruttori sono molto duri e probabilmente ultimamente qualcuno ha provato a spruzzarci olio, sembra dall'odore olio, addirittura sa proprio di olio di macchina da cucire. Infatti se io ci passo un pezzettino di carta probabilmente vedrete che, eccola qua, che si è sporcata. Questo è proprio olio, una delle cose che proprio oltre ai disossidanti non adatti non andrebbe usata, sicché ne va da sé che va effettuata la pulizia ancora più a fondo. Allora svito anche il frontale, sicché tolgo anche queste viti, sono tutte praticamente autofilettanti, quasi tutte, che è meglio perché anche per una sostituzione non c'è problemi eventualmente di passi diversi. Ora lo giro. Prima di girarlo mi sono accorto che anche da questa parte è pieno di olio e chi fa queste cose andrebbe unto nell'olio e fritto. Lo dico scherzando, ma chi fa il tecnico e poi si trova a dover pulire questa roba sa che scherzo, ma fino a un certo punto. Togliamo anche questa vite qui, c'avevo l'altro cacciavite che funzionava meglio, l'ultima vite, poi togliamo tutte le manopoline, anche questa, e poi finiscono tutte nella pulitrice a ultrasuoni. Ora il frontale
dovrebbe, eccolo qua, è venuto via, è abbastanza, non c'è graffi, è solo sporco, poco, nemmeno troppo, e questa spia qui che è un po' ossidata, che non è una spia ma è solo un pezzo di plastica, se mi riesce a smontarla vedrò di pulirla in qualche maniera. Tutto smontato, se vengono via bene tolgo anche questi, così facciamo tutto nella macchina ultrasuoni che torna veramente bene. Anche questi altri due, e l'amplificatore è smontato per poterci lavorare e per la pulizia. Vado a effettuare la pulizia del telaio, che la faccio di là nel posto dove fa più sporco, dove posso fare sporco, e poi torno con l'amplificatore pulito, si riprende il video. Un'altra cosa prima di chiudere, non so come abbiano fatto, ma questo supporto che è di ottone, che è quello che dovrebbe far chiudere le viti, non so con che forza erculea, diciamo, l'hanno strinto, è proprio completamente spanato. E questo qui vedrò di rifare in qualche maniera la filettatura, non più grossa, voglio farla dello stesso diametro, vediamo come posso fare, ne ragioniamo insieme dopo. Metto tutte le manopole, che eccole qua, anzi ce n'è dell'altra, questa è una parte, nella pulitrice ultrasuoni, sicché è inutile che ve la facci vedere perché le immergo e basta. E poi pulisco, come ho detto, l'amplificatore, l'interno, e poi torno qui con l'amplificatore pronto per essere testato. Ecco, non so se si vede bene, questa qui era la boccolina praticamente, che c'era il buco spanato. Allora l'ho riempita, essendo d'ottone l'ho potuta riempire con una lega tipo Castolin, non è Castolin ma tipo Castolin, e ora la foro e ci rifaccio la filettatura, tanto non è che deve tenere poi il mondo. Ho fatto la filettatura, eccola qua, e ora la vite, ora chiaramente la vite questa l'ho presa più lunga perché mi torna bene farvi vedere che si avvita, la vite è più corta, poi comunque si avvita bene, una grande forza non la deve fare, sicché va più che bene per tenere un coperchio, e anche questa è rimediata intanto. Allora l'apparecchio, il telaio e tutto è stato bello ripulito, le manopole sono venute bene, dopo quando si montano ve le faccio vedere. Ora vi farei vedere da vicino come è venuto l'interno dell'amplificatore prima di passare al controllo dei condensatori. Allora, questa era la scheda che, se vi ricordate, era veramente molto sporca, molto polverosa. L'ho ripulita, diciamo, in maniera perfetta, non perché l'ho fatto io ma perché così poi chi eventualmente dovesse andarlo a vedere vede che l'apparecchio, diciamo, è pulito e farà chiaramente un'altra bella figura rispetto a che un apparecchio veramente sporco. La stessa cosa con la scheda dove sono alloggiati i finali, anche questa era tutta polverosa, è venuta bella pulita. Lo stesso le alette di raffreddamento e tutto il resto comunque del mobile. Ora io proverei un attimino con voi il discorso dei condensatori, se ne prova uno e poi il resto le guardo da me, e poi passiamo eventualmente a iniziare a fare qualche taratura. Questi sono gli elettrolitici di filtro, e anche questo è un elettrolitico di filtro più piccolo, questo è da 1000 microfarad, questi qui sono da 6800. Guardate un attimino la costruzione, vi volevo far notare che non lo fanno da tutte le parti, ma che su ogni condensatore è montata una resistenza. Questa resistenza qui, ora io non leggo il valore, vediamo un attimino
serve comunque, sono 6,8 kΩ. Serve perché quando uno spenge l'amplificatore questi scaricano completamente i condensatori, diciamo in breve tempo, in maniera che poi anche quando ci si va a lavorare non c'è bisogno di scaricare il condensatore in se stesso come in altri apparecchi. E questo denota anche una serietà e una cura su chi ha costruito l'amplificatore, chi l'ha progettato. Staccherò solo una parte del condensatore perché è inutile staccare tutte e due le parti, e poi facciamo la misura della capacità e poi facciamo la prova di isolamento, mentre il resto poi lo faccio da me con quegli altri, perché sennò poi diventa una cosa noiosa. Abbiamo tolto questa massa qui che li unisce e ora tolgo la resistenza che è messa a bitorchiolata, come si suol dire. Per scrupolo, anche se è scarico, controlliamo che non sia carico. Ora io l'ho fatto così con le pinze perché ero sicuro che era scarico, se no usate uno scaricacondensatori. Ora ci attacco il ponte, uso quello portatile perché mi torna meglio, e controlliamo se la capacità è simile, diciamo, a quella dichiarata, che sono, vi ricordo, 6800 microfarad. Sto inquadrando il ponte, ora l'accendo, lo mettiamo su condensatori, segna 9000 microfarad. Ripeto, nei condensatori c'è una tolleranza anche del 50% alle volte, che diciamo può rientrare. Controlliamo le ESR. Questo oltretutto è un condensatore di filtro, e mettiamo la frequenza su 100 Hz e le SR sono 31 milliohm, sicché è più che giusto. Ora io sto usando una frequenza di 100 Hz perché il condensatore è un condensatore di filtro. E è vero che le SR, tanti strumenti vanno a leggere i 100, lo leggono con 100.000 Hz, ma qui siamo nelle condizioni proprio di lavoro del condensatore, perché sapete, la frequenza di rete è 50 Hz, quando poi è raddrizzata dal ponte diventano 100 per via del ponte di diodi, e sono 30 milliohm. Se io lo portassi a, mettiamo, 100 kHz, i milliohm ovviamente calano ancora, però noi lo stiamo testando a 100 Hz, che è, diciamo, le sue condizioni, quelle vere, quelle che insomma lui lavorerà, e 32 milliohm sono, diciamo, più che sufficienti e vanno benissimo. Ora facciamo la prova di isolamento, ripeto, solo su questo perché sennò poi diventa lungo farlo su tutti, e il resto le controllo io. Faccio così per farvi vedere. Attacchiamo i terminali, il positivo è da questa parte e il negativo è questo. Ora lo attacchiamo allo strumento. Accendo lo strumento, farà un pochino di rumore e attacchiamo il condensatore allo strumento. Il condensatore è da 35 volt, questo qui è lavoro 6800, 35 volt. Ora vi inquadro un attimino più da vicino ecco, così dovreste riuscire a vedere tutto. Partiamo sempre con la portata più alta, portiamo il condensatore a caricarsi piano piano con 35 volt, deve arrivare. Lui piano piano vedete che sale, la corrente è limitata a 10 mA, sicché lui si carica piano piano perché più di 10 mA l'apparecchio non gli dà. Sale piano piano ancora, vedrete che quando è carico inizia a scendere la corrente, che si legge qui. Sta scendendo, possiamo cambiare scala, lo lascio un attimino sotto e poi riprendo il video perché deve stare un po' sotto carica, perché per leggere veramente che l'isolamento sia a posto.
siamo arrivati a 0,12 mA, lo rilascio un altro pochino sotto carica, vediamo se scende ancora e riprendo il video. La corrente è andata praticamente a zero, proviamo a metterlo su 100 mA e diciamo che il condensatore è più che buono, ci siamo, perché sale un attimino, poi riscende. Ecco, diciamo è scesa praticamente quasi in fondo, siamo a fondo scala, cioè all'inizio della scala, 100 mA fondo scala, sicché assorbe veramente quasi niente, il condensatore è buono. Scendiamo, così si sta scaricando, qui vedete che si scarica, 33, 32, facciamo un po' di scarica rapida. Questa è la tensione che gli daremmo, gli abbiamo dato, come volete, e la scala rossa è la tensione del condensatore che sta scendendo in maniera rapida. Ecco, praticamente il condensatore ora è scarico, lo possiamo staccare, il condensatore funziona, proverò gli altri e poi passiamo eventualmente alle misure. Se trovo qualcosa ve lo faccio vedere, se tutto va bene si passa direttamente alle misure. Ho collegato due resistenze ai capi dove vanno gli altoparlanti, dove vanno le casse, due resistenze da 150 ohm. Ho messo un voltmetro analogico perché se ci sono delle piccole variazioni repentine si vede meglio rispetto a un voltmetro digitale, che prima che si stabilizzano le cifre abbiamo perso tutto il lavoro della misura. Allora proviamo un attimino, intanto muovo il trimmer, vediamo che succede. No, non succede niente se non accendo l'amplificatore. Allora, questo è normale, che faccia un attimino su e giù, poi scaliamo e abbiamo una tensione negativa, c'è un pochino di offset, sicché dovremmo tarare il trimmer per andare sullo zero. Poi scaliamo ancora e più o meno rimane sullo zero. L'unica cosa, se tocco il trimmer così fa niente, no. Ora passiamo all'altro canale. Che faccia questo scherzo è normale perché si sta scaricando. Lo riaccendo, una cosa importante, l'amplificatore sta lavorando con la famosa lampadina in serie. Questa è una prova preliminare, poi faremo la taratura vera e propria. Vedo se non ci fosse necessità di intervenire sul circuito e a quel punto cambio sia questi trimmer che quelli del BIAS, perché trimmer vecchi possono dare problemi. Ecco, infatti, come vedete, io sto dando dei piccoli colpetti sulla scheda e sta impazzendo. Potrebbe essere il trimmer o qualche cos'altro. Questo, vedete, ora fa finta di stare fermo, ma non mi fido niente. Questo è il trimmer di taratura, se lo sposto sembra funzionare, però vedete? Questo trimmer almeno il trimmer va cambiato e vedere che non ci siano dei falsi contatti. È per quello che ho voluto fare, diciamo, una prova preliminare, perché col carico collegato e un offset che è ballerino finisce che ci può andare talmente tanta tensione da bruciare i finali. Visto che l'amplificatore era tanto che era fermo, ho voluto fare un attimino questa prova qui. Ora smonto, purtroppo mio malgrado, la basetta che alloggia i finali e cerco di vedere cosa succede. Allora, per togliere la basetta che alloggia i finali devo smontare queste 4 viti e poi anche le viti che sono sulla basetta, e pertanto lo faccio io perché lavorare poi con la telecamera davanti non mi torna, poi non vorrei fare diciamo dei danni. Poi una volta che l'ho smontata vi faccio vedere. Ora la basettina è smontata, non mi sembra che ci siano delle false saldature, sì che probabilmente è solo il trimmer. Così mi preparo anche le due resistenze dopo, per lavorare bene nelle due resistenze dove dovremo attaccare il multimetro per tarare anche il BIAS. Cambio i trimmer, preparo quella cosina lì e poi la rimontiamo, la riproviamo, vediamo che non ci sia altro.
Ecco, ho cambiato i trimmer, come si era detto, che sono uno è questo qui, uno è questo qui e uno è quest'altro. Li ho sostituiti, non erano in buone condizioni, ma il problema, ora ve li faccio vedere, eccoli qua, non erano belli, ma il problema che dava l'amplificatore, cioè quel saltare della corrente di offset, non era dovuto ai, diciamo, ai trimmer alla fine. Sicché già che lo avevo aperto, prima di rimontarlo ho sostituito, diciamo, i colpevoli, che erano questi due transistor qui, che dopo vi faccio vedere sullo schema. E nonostante non fossero guasti fisicamente, cioè controllandoli, i transistor sono questi qui due, fisicamente, essendo vecchi, alle volte lo fanno, diciamo, producevano delle piccole scariche, non erano guasti fisicamente, però facevano in maniera che, dato che determinavano piccole scariche, come fanno spesso i componenti vecchi, i transistor vecchi, e determinava questi salti dell'offset. Praticamente è una cosa che è piuttosto pericolosa perché alla fine può far condurre del tutto uno dei due transistor e poi si brucia se non è protetto. Diciamo, se è su una cassa può dare dei danni sia alla cassa e può dare dei danni al transistor che si brucia. Comunque l'ho sostituiti e ora vi faccio vedere un attimino, diciamo, sullo schema. Prima di andare a tarare, la prima cosa che tareremo è l'offset. Vi faccio vedere un attimino lo schema elettrico, diciamo il famoso spiegone, e vi spiego un attimino lo schema elettrico. Anzi, prima di spiegarvi lo schema elettrico, di illustrarvi, perché sapete che io non sono un professore, proprio per niente, sicché diciamo prima di illustrarvi lo schema elettrico vi volevo far vedere l'amplificatore, le caratteristiche diciamo che ha comunque, che dovremmo ritrovarci alla fine quando andiamo a fare il test. Allora, l'amplificatore aveva 22 watt per canale, era questo, lo vedete in foto. La frequenza di risposta, praticamente la risposta in frequenza andava da 20 Hz a 30.000 e la distorsione armonica era dello 0,08%, vedremo se è rimasta anche quella. Aveva diverse sensibilità d'ingresso, dove i 2 mV erano per la testina magnetica e i 150 mV per gli altri ingressi, tipo AUX, tuner, quelle cose lì. Allora, torniamo allo schema. Questo è lo schema elettrico, lo riduco un attimino e vi faccio vedere poi cosa andiamo a regolare. Ora, a grandi linee, intanto vi illustro lo schema partendo da qualcosa. Allora, all'inizio qui, all'inizio dello schema vediamo qui ci sono gli ingressi fono e questi tre transistor qui fanno l'amplificazione. Si sta vedendo un canale che, come vedete, speculare, dall'altra parte c'è l'altro canale, si parla di un canale. Questi tre transistor fanno l'amplificazione della testina magnetica, la preamplificazione della testina magnetica, diciamo il famoso circuito RIA, che è quello che serve per le testine magnetiche. Poi abbiamo l'alimentazione in questo punto, vediamo se la trovo. In questo punto qui c'è l'alimentazione, c'è il classico, ho perso il mouse, c'è il classico ponte di diodi, questi sono i due condensatori da 6800 che si era visto di filtro, trasformatore con diverse uscite, una delle quali è 8 volt che serve per la lampadina. Qua c'è il cambio tensione
e poi abbiamo anche un'uscita, diciamo, stabilizzata da uno Zener che dovrebbe essere a 24 volt, ma diciamo in questo momento non ci interessa. Allora, poi si passa, qui c'è lo stadio praticamente preamplificatore composto da questi transistor qui, e poi si va al finale dove abbiamo lavorato noi. Questo è lo schema del finale. Praticamente abbiamo sostituito questi trimmer qui, 1 e 2, dove rispettivamente questo qui da 500 ohm RS60, in questo caso nell'altro canale è RS59. Comunque, questo trimmer qui fa la regolazione dell'offset, mentre quest'altro, che è quello bianco, che ho sostituito, è di colore bianco, quello che ho messo io, questo qui fa la taratura del bias. Allora, l'altro problema che ho riscontrato erano questi due transistor qui che scaricavano e facevano variare la corrente di offset. Ripeto, cosa molto pericolosa, e sicché l'ho sostituiti. Allora, la prima cosa che andremo a fare è tarare questi due trimmer qui, RS60 e RS59, per riuscire a avere una tensione di offset, cioè quella che andrebbe sugli altoparlanti, pari a 0 o prossima allo 0. E è la prima cosa che faremo. Allora, inquadriamo un attimino, questi qui sono già pronti, sono i multimetri digitali che non sono proprio adattissimi per fare questo, diciamo, lavoro qui, è più adatto quasi un multimetro analogico, perché il multimetro digitale, come vedete, diciamo, ha questi balletti che non rendono la lettura agevole. Qui c'è lo schema, il circuito stampato, abbiate pazienza, accidenti a vecchi, lo dico sempre, e andiamo ora a regolare il primo trimmer, che è questo qui, e questa tensione qui dovrebbe variare fino ad avvicinarsi perlomeno allo 0. Siamo già andati, basta toccarlo un attimino e ovviamente se ne va. Ora siamo a meno 3, meno 2, meno 2 millivolt. Ovviamente poi questa leggera tensione varia anche leggermente quando funziona l'amplificatore, però quando funziona ci interessa fino a un certo punto. Diciamo ora con la pazienza, vedete, l'abbiamo portato da circa 16 millivolts dell'altro a circa meno 2, cerchiamo di andare vicini più possibile allo 0, ma non è così facile. Ecco, diciamo che un offset di 2 millivolt non è dannoso per niente, anche perché penso che di meglio non si riuscirà a fare. Proviamo a fare anche l'altro. Diciamo che gli offset, quando sono pericolosi, cominciano a essere tipo 200-300 millivolt, allora cominciano a essere veramente pericolosi. Diciamo questa tensione dovrebbe essere il più possibile vicina allo 0. Ovviamente, come ripeto, variando come scalda un pochino l'amplificatore, anche la tensione di offset tende un attimino a variare. Diciamo che questo canale qui sarebbe bellissimo. Proviamo se riusciamo a farlo anche con quest'altro. Ecco, più o meno ora diciamo siamo intorno al millivolts, sicché va più che bene. Ora io predispongo i tester invece per andare a regolare il bias e torno subito.